Siamo con il ricercatore Armando Mei, specializzato in Egitto, potremmo dire, in piramidi e strutture antiche. Armando, presentati cortesemente in 2 minuti a chi non ti conosce. Ma io mi interesso vado direttamente al sodo. Vai. Mi interesso di civiltà antiche da un punto di vista storico e archeologico ormai da più di 25 anni. Ho collaborato con docenti, per esempio col professor Lloyd Knudson dello Smithsonian Institution di Washington, per 5 anni, che mi ha introdotto, diciamo, nel mondo accademico americano, ed è stata un'esperienza estremamente importante perché mi ha consentito, diciamo così, di migliorare la qualità dei miei studi e soprattutto di aprire la strada a un approccio multidisciplinare nel mio percorso di ricerca. E fino a giungere poi al progetto Kefren, che è partito nel 2022, che condivido con Corrado Malanga e con Filippo Biondi. In tutto questo tempo, insomma, mi sono dedicato anche a delle pubblicazioni, ho pubblicato una trilogia, insomma, sull'antico Egitto che riassume i risultati di un decennio abbondante di ricerca. Mi potresti raccontare in 2-3 minuti, veramente sinteticamente, quali sono le novità che avete portato oggi alla conferenza di Spoleto? Sì, dunque, ormai da marzo 2025, da quando abbiamo cominciato a pubblicare i risultati di questa ricerca che coniuga l'archeologia sperimentale con l'innovazione tecnologica satellitare, e abbiamo, come dire, insomma, individuato delle megastrutture sotto la piana di Giza e in particolare sotto le piramidi. E le ultime novità riguardano in particolare la piramide di Micerino e la Sfinge. Anche lì ci sono delle megastrutture che si sviluppano verso il sottosuolo, insomma l'underground di Giza. È molto importante, molto particolare, insomma, è la questione che riguarda la Sfinge, perché al di sotto abbiamo individuato delle sale, 2 in particolare, che, come dire, insomma, ricordano un po' la cosiddetta sala dei documenti, sulle cui tracce ci sono archeologi, ricercatori, insomma, dagli inizi del Novecento. Queste sale ci sono a circa 1 chilometro di profondità e sono collegate alla Sfinge attraverso uno shaft. E quindi, insomma, a questo punto, insomma, la nostra esigenza ovviamente è quella di esplorare quei condotti. Per questa ragione, insomma, stiamo organizzando anche un percorso, tra virgolette, diplomatico per verificare con le autorità egiziane la possibilità di iniziare anche un percorso esperienziale sul campo. Quindi la possibilità di scavare, oppure, come dicevate ieri, come dicevate in conferenza? Non abbiamo nulla da scavare, ma solo da ripulire, come giustamente diceva il buon Filippo Biondi, ripulire e fare manutenzione. Da lì si accede al network sotterraneo. Abbiamo individuato dei punti di accesso, insomma, che bisogna solo ripulire. Ti faccio 2 o 3 domande non in tema, però che riguardano, diciamo, il format che portiamo avanti su questo canale da adesso in poi, diciamo, da questo nuovo inizio. Come mai fai quello che fai? Ma la mia è una passione innata, cioè nel senso che io mi sono appassionato all'antico Egitto dall'età di 9 anni praticamente, e ricordo quel momento nitidamente perché stavo sfogliando il mio libro di scuola, all'epoca si usava il sussidiario alle scuole elementari, e sfogliando quel libro sono incappato in una foto piccolina, peraltro, diciamo, nella pagina dedicata all'Egitto, delle piramidi di Giza. E da quel momento è nato, diciamo così, questa passione che mi ha accompagnato per tutti questi anni. Quindi se dovessi dirti le ragioni di tutto questo non so che cosa dirti, ma ti posso dire che è una passione che ho da sempre, in buona sostanza. E allora provo a portela in una maniera differente, anche se in realtà è un'altra domanda. Cosa ti muove? Mi muove l'esigenza di capire da dove proveniamo. Le piramidi di Giza non sono state realizzate durante la quarta dinastia, l'antico regno, eccetera. Sono testimonianza di un mondo antico, di una conoscenza perduta, di una civiltà perduta.
E quindi il mio spirito, cioè tutto quello che muove, insomma, il mio percorso di ricerca è proprio di ricollegarmi a quelle origini che potrebbero spiegarci, diciamo così, la nostra provenienza, insomma, da dove veniamo, rispondere a quella famosa domanda, da dove veniamo? Veniamo da quella civiltà che ha realizzato quell'impianto di Giza, ma i tanti monumenti misteriosi, tra virgolette, no? Che sono ad ogni latitudine sul nostro pianeta, al Sud America, all'estremo oriente, insomma, quindi cercare di capire quella civiltà globale che impatto ha avuto su questo pianeta e soprattutto sulla nostra evoluzione. E quindi però allora te la faccio l'altra domanda. Secondo te cosa siamo? Cosa siamo? Siamo sopravvissuti di quella civiltà. E quindi cosa siamo nello specifico? In che senso? Cosa Siamo siamo? esseri umani alla ricerca di noi stessi. Allora, aspetta, te la pongo in un'altra maniera. Facciamo un gioco, facciamo un Dai. attimo un giochino. Posizioniamoci sopra l'Italia come punto di osservazione. Ok. Vedi ciò che state facendo, il lavoro di ricerca, il lavoro di divulgazione, il cambio di paradigma storico che sta avvenendo attraverso il vostro lavoro. Quanto è grande l'impatto di quello che state facendo? L'impatto di quello che stiamo facendo è notevole perché le ripercussioni sono ormai planetarie, insomma, è dappertutto che si parla dei risultati del progetto Kefren. E sappiamo anche che abbiamo una grandissima responsabilità anche nei metodi di comunicazione di quello che dei risultati che stiamo ottenendo. Quindi da questo punto di vista sentiamo forte la responsabilità, ma siamo altrettanto determinati ad andare avanti nel nostro percorso di ricerca e arrivare fino in fondo. Se provi a posizionarti, diciamo, fuori dal sistema solare e guardi esattamente la stessa cosa, quanto è grande quello che state facendo? Ma quello che stiamo facendo Però da quel punto di vista, rispetto al tutto è una piccola frazione, perché sicuramente, diciamo, certamente non siamo soli in questo universo, quindi sicuramente da altre parti ci sono altre civiltà, magari forse anche più evolute della nostra, e ogni civiltà ha le sue fette di storia, le proprie fette di conoscenza, insomma, quindi è importante cominciare a conoscere le nostre e poi eventualmente interfacciarsi con le altre. se ci posizioniamo invece, proviamo a posizionarci sempre guardando ciò che state facendo, ciò che stiamo facendo anche noi in questo momento qui, no? Con dietro questo bellissimo acquedotto romano che è anche un ponte di 2500 anni qua a Spoleto, bellissimo, impressionante. E la domanda che ti faccio è, guardando ciò che siamo da fuori dalla nostra galassia, cosa siamo? Siamo un granello di sabbia, siamo una parte del tutto. E siamo una parte importante del tutto, perché se nel tutto manca una piccola frazione, il tutto non esiste più. E quindi siamo una piccola parte, ma una parte integrante del tutto. Quindi sarebbe molto importante se molte persone cominciassero veramente a svegliarsi un pochettino, perché questa civiltà, questa umanità ha bisogno di una scossa e speriamo che con questa ricerca questa scossa riusciamo a darla. Ti faccio questa domanda perché mi rendo conto che è una delle facoltà che utilizziamo di più quando conduciamo questo genere di lavori, di ricerca. E allora ti chiedo, come mai secondo te possediamo la facoltà, due facoltà, quella di mettersi in discussione e quella di astrazione? Ma la facoltà di mettersi in discussione non è di tutti. Ah, chiaramente. E quindi voglio dire già... Però è una facoltà proprio perché probabilmente ce l'hanno tutti, ma non tutti decidono di utilizzarla. Ce l'hanno tutti, ma non tutti hanno la consapevolezza di poterla utilizzare. E quindi è diverso, e lo notiamo, diciamo così, dalle reazioni di quei pochi alle novità del momento, insomma, no? Ora stiamo parlando della nostra ricerca, dei risultati che stiamo ottenendo noi, ma anche in passato, quando sono state presentate delle teorie dirompenti, per esempio mi riferisco a quella di Robert Bovalle del 93, anche lì ci sono state le stesse reazioni, forse ancora più accanite, ma questo perché la gran parte di questa umanità, insomma, ancora non ha preso piena coscienza di se stesso e quindi vive... Però come mai secondo te possediamo questa capacità? Nel senso, è una facoltà coscienziale, una facoltà che ci
che ci fa vivere È meglio, che ci sicuramente fa una vivere facoltà peggio. coscienziale, ha sicuramente una facoltà coscienziale. E il discorso E della capacità perché di ci si astrazione? abitui a questa facoltà è necessario lavorare su se stessi e nel modo corretto. E per quanto riguarda invece la capacità di astrazione? La capacità di astrazione è una condizione soggettiva alla fine, insomma, no? Quindi ciascuno di noi ha questa propensione e devo dire che in molti casi la mia astrazione è stata fondamentale per riflettere, comunque per acquisire, diciamo così, dal mio io quelle informazioni necessarie, insomma, che Farle mi hanno emergere. aiutato nel mio percorso di ricerca, sì. Armando, io ti ringrazio tanto, questo è stato, diciamo, un assaggio di quello che sarà il format che caratterizzerà me più nei prossimi anni Ok. e abbiamo fatto un assaggio di domande fondamentali. In bocca al lupo allora per il prossimo progetto. Crepi, grazie mille, in bocca al lupo a voi per Grazie il a te. proseguimento del lavoro, anche perché se non ho capito male siete in fase di pubblicazione del lavoro scientifico. Siamo in fase di pubblicazione del lavoro scientifico, il professor Corrado Mananga sta dando un'ultima sbirciatina ai dettagli, ma ormai è prossimo alla pubblicazione. Sì. E poi sta tutto ai riferi vari, agli Ma ti organismi. dirò, noi siamo stati invitati a pubblicare l'articolo scientifico il prima possibile. Ovviamente è un lavoro estremamente rigoroso e quindi richiede il proprio tempo, insomma. Però stanno attendendo la Se non ho pubblicazione. capito male pubblicherete su Remote Sensing, Sensing, che sì. è la rivista di categoria specializzata nella radaristica, diciamo. Esatto. Quindi estremamente Sì, perché il core verticale. della nostra ricerca è proprio il protocollo Biondi. Ma c'è anche un libro in programma? Stiamo ragionando anche su questa opportunità di mettere insieme i risultati conseguiti finora in un libro. Non ne abbiamo ancora parlato in realtà, ma è possibile che da qui a un anno faremo anche questa pubblicazione. Ti ringrazio nuovamente e ti Grazie invito a rivederci magari a Roma, visto che con molto piacere. abbiamo questa possibilità. Va bene. Finché c'è questa possibilità. Grazie mille. Grazie a te. Io mi chiamo Filippo Biondi e in questo momento mi trovo a Spoleto.